Diciamo che questa mattina, dicevamo già prima che è stato un incontro importante, un incontro confronto con i ragazzi in modo particolare sulla situazione tra Palestina e Israele. Ci sono state tante domande e lei ha cercato insomma in qualche modo di rispondere un po' a tutti quanti, però realmente com'è la situazione? She's saying that this morning the conference had one of its focal points, the fact of the confrontation between Israel and Palestine, and you had different views, different types, different questions to it. But the question the journalist is asking is is in reality the situation that is right now taking place in the region? I mean, if we speak about Israeli-Palestinian conflict or relations, it also is related to other issues. Now, there are, of course, differences between Israelis and Palestinians about the land, about the borders, about Jerusalem, about the valley, and hopefully the new initiative by Mr. Kerry and America, and also the intervention of Europe, can help push the both sides, especially Israel, to renew the peace negotiations. Praticamente dice che comunque quando si parla del conflitto israelo-palestinese da più punti di vista bisogna mettere in conto diversi aspetti, da quello culturale a quello dell'identità, queste cose. Dice che comunque tutti questi argomenti diciamo, necessitano di nuova spinta per trovare una soluzione, un maggior grado di integrazione e che la recente visita del segretario di Stato americano Kerry diciamo, dovrebbe dare questa spinta, dice soprattutto a Israele, per cercare nuove soluzioni e nuovi modi di agire in questi contesti. Quindi lui ha parlato anche di un documentario che un po' è la realtà, I bambini, dice, da una parte giocano con l'acqua, dall'altra fanno la fila per berne un goccio invece. E questo è uno dei nodi fondamentali, no? L'acqua è quello insomma, che alla fine insieme ad altre è quello che divide di più. E ha parlato di una confederazione, quindi di unire appunto Palestina, di unire Israele e la Giordania. Come si può realizzare? You mentioned you mentioned a documentary with the paradoxical situation in which kids were at the same time playing with water and having to queue up to drink this water. And the question, and then you referred yourself to the idea of a sort of confederation. And basically, the question she's asking is, what do you think what steps should be taken to move forward in this direction? And if such steps have been taken, which are these, and are they effective? I mean, there were ideas not only by Israel, Jordan was very much for a confederation, King Hussein. So far, nothing came out of it. But I believe that this is one of the concepts, one of the ideas to settle the issue, because it's more difficult for the Palestinians and Israelis to settle, and they probably need another partner like Jordan to do it, because all the region is very small and interdependent on water, electricity, energy, environment. So it depends. And in Jordan, you have 60% Palestinians. So in this respect, you can maybe settle this issue by confederation, and Jerusalem, which is very important, can be the capital of this confederation. Praticamente pone all'essere diciamo, il fatto che bisogna mettersi d'accordo prima di tutto ovviamente tra Israele e i palestinesi, ma che necessita anche di un intervento di una terza parte, che in questo caso menziona proprio la Giordania con a capo il re Hussein, proprio per trovare una soluzione a tutti questi problemi alla fine infrastrutturali, l'acqua, il consumo di acqua potabile, l'energia elettrica, lo spazio per vivere proprio, e soprattutto mette in campo la Giordania perché una grossa quantità del popolo palestinese vive appunto all'interno del territorio giordano e quindi diciamo è proprio un paese coinvolto in modo principale in questo sforzo, dovrebbe anche prendere redini, o meglio non prendere redini, essere uno degli attori e magari anche essere la capitale di questa confederazione, una sorta di appunto confederazione israelo-palestinese giordana. L'ultima domanda riguardo la stampa italiana. Ci raccontano sempre la verità? The very last question is about the Italian press and media.
Do you think that Italian media, if you have experience, or at very least European media, tells us what is actually going on in the region, or is it very much filtered and censored it for the pleasure and efficiency of? I don't know much about the media in Europe, but I would assume, like Israel, there are different papers. And some are good papers that you can trust, some are not so good. I mean, to give you an example from Israel, if you want to know what is happening in Israel truly, with criticism, only Haaretz is the paper, and it has also an English edition, and it's liberal and very, very reliable, like the New York Times, like Le Monde, maybe I don't know which paper, La Stampa here, are reliable, and others are not, because they live out of all kinds of rumors and gossips and this and that. Praticamente dice che alla fine ci sono diverse fonti a cui uno può attingere, dice che comunque in Israele stesso esistono giornali più liberali, più oggettivi, mentre altri molto più di parte e quindi menziona anche, excuse me, what was the newspaper you were talking? Haaretz, o questo è molto liberale questo giornale Haaretz che esiste anche in lingua inglese e che quindi diciamo tende a raccontare i fatti, esattamente, sì, esattamente questo.